Buongiorno a tutti amici, venerdì 14 luglio, sono le 10:20 del mattino, siamo quasi pronti per spostarci. Vi abbiamo fatto perdere le colazioni, ma le conoscete a memoria. Stiamo ritirando tutto. Vado a riempire le bottiglie perché qua c'è l'acqua potabile. Ci riempiamo tutte le bottiglie e le mettiamo in fresco perché sta facendo un caldo mostruoso. Buongiorno Rita. Buongiorno. Rita, sì, perché abbiamo lasciato la zanzariera aperta un secondo. Stai pulendo il bagno, io vado a riempire le bottiglie, rientro e ci spostiamo. Il programma, amici, è questo. Siccome c'è un caldo mostruoso, ieri addirittura mi avete sentito parlare, dire di voler lasciare già questa zona e andare in Trentino. Stringiamo i denti, ci spostiamo dalla costa perché è super affollata e piena di turisti col caldo e senza parcheggi. Facciamo un po' di entroterra per visitare dei borghi di montagna negli Appennini, come ad esempio il primo che dobbiamo incontrare è Venosa, a 1:19. Poi ho un percorso più o meno stabilito e organizzato, c'è Venosa, poi c'è San Gervasio, Acerenza, sono tutti borghi di montagna meravigliosi, bianchi su queste colline, su queste montagne con i castelli in cima, sono fantastici. Poi c'è un punto dove si chiama il volo degli angeli, si vola tra un paese e l'altro dalle montagne appesi con delle imbragature, fantastico. E poi ultima visiteremo Matera, famosissima, i Sassi di Matera. E poi ce ne andremo, quindi una decina di giorni, 7 giorni, un giorno ogni città dell'entroterra. Questo è il programma. Pronti? Andiamo a riempire l'acqua. Adesso riempiamo un pochino d'acqua per avercela sempre fresca. Toccala. Allora adesso è fresca. E bollente. È strapieno di vespe. Bottiglie riempite, si ritorna alla base. Una bella sporta di acqua, adesso le mettiamo in fresco. Era indispensabile perché ieri col caldo che ha fatto abbiamo notato che abbiamo bevuto forse 10 litri di acqua di pomeriggio in 3. Probabile. No, in 3 da soli. Panificio del Corso, abbiamo comprato un po' di pane buono, un profumo dentro questa panetteria. Ci sono pizze sfornate, fantastiche. Siamo pronti, abbiamo appena lasciato il parcheggio, ho pagato 20 euro per una notte. Adesso abbiamo 74 km da fare. Dove c'è il pane caldo caldo? Paninetto appena mangiato con marmellata, ancora caldo, croccante, sembrava un biscotto, squisito. E qui il pane lo sanno fare. Sud Italia. In tutta Italia. Tutta Italia. Non è buono. E all'estero che vabbè. Sì, le panetterie buone ci sono ovunque, che noi molte volte compriamo il pane nei centri commerciali, alla Lidl, Però, lì il vabbè, pane. Ci sono alcuni paesi che sono più bravi, tipo il Marocco, alcuni meno bravi. Certo, questo è vero. Comunque sì, il pane che compriamo noi in genere quando siamo fuori dall'Italia è pane industriale, pane fatto da catene. Non è proprio alla Lidl, No. gelato. non è fatto di sicuro da un panettiere. Magari è fatto da un panettiere, però viene surgelato e poi viene rimesso in forno, insomma non è il massimo della... Avete mai visto una situazione del genere in mezzo alla strada, ragazzi? In mezzo agli incendi bisogna passare, in mezzo al fumo. Guardate qua. Qua peggio. Di nuovo qua incendio in mezzo alla strada proprio, moltissimo, guardate. Venosa fu fondata nel 291 a.C. dai Romani, che conquistarono la zona dopo aver sconfitto definitivamente i Sarmiti. Il nome della città si può probabilmente legare alla dea Venere, alla quale i Romani dedicarono la colonia.
Ragazzi, stiamo facendo delle strade incredibili, impraticabili praticamente, ci sta demolendo il camper, ma davvero distrutte completamente, buchi, rattoppate, e molte volte poi parliamo del Marocco, molto meglio il Marocco. Certo che il sud Italia è messo male in fatto di strade, Sardegna compresa, ci mancherebbe, mi sta distruggendo il camper, eppure paghiamo bolli, paghiamo tasse, ma dovevate vedere le strade che stavo facendo prima, anche questa è tutta rattoppata, tutta buchi, ma quelle di prima davvero da fermarsi, da guidare solo con un fuoristrada. Purtroppo la situazione è questa, Sud Italia, e mi dispiace che poi noi in tanti, magari qualcuno che non c'è mai stato, ecco, magari mi ha potuto dire: Roberto, ma in Marocco ragazzi ci fanno 100-0 tra un po', attenzione. Stiamo facendo 60 km a 40-50 all'ora, a volte 20 come adesso, per le condizioni del manto stradale. 60 km tutti così. Queste due macchine davanti sono due macchine di svizzeri, me lo immagino cosa potranno dire e pensare in una strada del genere. Ore di questa strada demolita, loro che sono tutti precisini e che li vorrei sentire. Aiuto, aiuto. È impraticabile. Il patron. Ti verrebbe voglia, dopo aver trascorso un'ora e mezza in una strada così, di non pagare mai più tasse, bolli o altro in Italia? A me sì, mi verrebbe voglia. Per fortuna che vivo in Italia 20 giorni all'anno. Gli svizzeri a 2 all'ora ancora davanti a noi, chissà cosa staranno dicendo, saranno sconcertati per le strade italiane. Pensa a Ginevra, tutte le strade che devono avere perfette. Pensa, ma non solo le strade, tutto perfetto. Abbiamo ancora gli svizzeri davanti, vanno più piano del camper, sono terrorizzati dalla strada. Ce li abbiamo ancora qui con due macchine normali, non sono proprio abituati a vedere una cosa del genere, ma per dir la verità neanche io. Poi sì, posso capire un piccolo tratto di 1 chilometro, cioè abbiamo fatto dalle 10:30, sono mezzogiorno e 20, sempre con questa strada. Mamma mia, impossibile, cioè qui è impraticabile. Un po' di strada intorno ai buchi. Non me lo sarei mai aspettato, non me lo sarei davvero mai aspettato, perché più o meno ci stiamo evolvendo tutti. Seconda devo salire, guardate questi buchi. Siamo entrati in Basilicata da pochissimo, però stiamo cercando un'area sosta perché
c'è un'area sosta ombreggiata a 12 euro al giorno con tutti i servizi, dovrebbe andare bene. Oggi stiamo qui e visitiamo Venosa. Siamo arrivati nell'area sosta di Venosa, però è molto distante dalla città, quindi adesso chiedo, vediamo un po' che mi dicono. Allora, qua c'è un lavaggio per i camper che non funziona niente, mi ha detto. L'area sosta è sotto il sole, lontanissima dalla città, quindi non ci facciamo niente, me ne vado via, pranziamo da qualche parte in libera e poi vediamo di magari riuscire a fare una passeggiata nella città, se no nulla, una dronata da lontano e ce ne andiamo. Siamo entrati a Venosa, non sappiamo dove parcheggiare, speriamo di trovare un qualsiasi parcheggio sotto una pianta e poter pranzare. Mezzogiorno e 46, poi faccio una dronata di un castello che c'è di interessante e si va via. Di dove è lei? Venosa. Di Venosa. Ascolti, ma siamo già in Basilicata qui? Sì. Ah, non siamo più in Puglia. Purtroppo. Perché purtroppo? Quando ne facciamo? 8. 8 di conto. Sì, 8 belle. Questa qui no, che vedo che è baccata. Non ti piace? La vuoi più dura? Sì, mettiamo. Questi ragazzi l'ho appena raccolte. Belle, sono spettacolari, si vedono. E poi abbiamo anche pesche noci. Sì, 7, 8. Che belli. 8 passano? Sì, e 4 di queste noci, dai. Sì. Gentilissimi in Basilicata, mi hanno subito consigliato dove parcheggiare, mi ha venduto delle pesche stupende, 7 euro, 3,5 kg di pesca, meravigliose. Io ragazzi non ho fame, quindi mi sono mangiato 2 pesche, una normale e una pesca a noce. Guardate che belle, queste si possono comprare solo qui in questi paesi di persone che hanno le piante, di sicuro non vengono dall'Eurospin. E queste sono le pesche noci. Un signore che va le piante qua dietro la piazza, nel suo terreno. E comunque, siccome ho mangiato 2 pesche, una noce e una normale, vado adesso a farmi una passeggiata e vi faccio vedere almeno il centro storico di Venosa. Nel frattempo Rita e Davide pranzano, io non ho fame. C'è troppo caldo per vivere, per pranzare. Ci sono 40 gradi ragazzi. E quindi vado a farmi 2 passi, una dronata per voi, rientro e partiamo. Quindi ragazzi, mentre Rita prepara il pranzo per Davide, lui non può saltare pasti, anche per il diabete, noi andiamo a visitare Venosa. Che ne dite? Io e voi. Almeno la parte storica, il castello, poi non so cosa ci sia, adesso vediamo. Ci sono 40 gradi spaccati e io sto passeggiando per il centro di Venosa, praticamente deserto, c'è qualche macchina e 2 persone in giro. Però abbiamo già il castello qua di fronte e ve lo faccio vedere. Meno male c'era questa fontanella con acqua ghiacciata, buonissima. Buonissima, acqua congelata al centro della città, meno male.
Beh, almeno l'abbiamo vista dall'alto Venosa. Passeggiare è molto complicato, ragazzi, davvero dura. Ci spostiamo dopo pranzo e andiamo a visitare un'altra città, sperando che sia anche un po' più in quota, che sia più fresco, e anche trovare un parcheggio decente in città, perché qui, come vi ho detto prima, vi ho fatto vedere, è un parcheggio a chilometri di distanza, un'area sosta a chilometri dalla città. Non capisco neanche cosa possa servire. Guardate che carine e che caratteristiche queste viette di Venosa. Pieno centro storico. Sto facendo 2 passi nonostante le alte temperature, ma sono felice di scoprirla io e di farla vedere a voi. Centro storico di Venosa, ragazzi, appartiene, è stato costruito nel 291 avanti Cristo dai Romani. Beh, qualche anno ce l'ha, Guardate queste viette, guardate come finisce strettissima. Quasi tocco con le mani. È troppo bello visitare questi centri storici, lo adoro. Vi si godeva immunità, quindi chi stava dentro questo palazzo godeva dell'immunità, abolito nel 1808 se non sbaglio. Uno dei borghi più belli d'Italia, Venosa. Carina, è una bella città, anche questa piazza è bella. Bella di sicuro qui la sera, con tanta gente. Poi stanno facendo tanti lavori intorno al castello. Quando sarà tutto finito sarà tanta roba. Adesso si rientra, mettiamo in moto. Rita e Dado avranno finito di mangiare qualcosa e ci spostiamo, andiamo a visitare qualcos'altro. Sono contento di aver fatto questa passeggiata da solo, mi è piaciuto. Adesso riempio la bottiglietta di acqua che mi sono comprato in questa fontana che era bellissima, acqua ghiacciata, e poi si parte. Volevo anche chiedervi una cosa, o comunque dirvi di fare una cosa per noi. Non l'abbiamo mai chiesto, io non lo chiedo mai nei video, vedo tutti gli altri miei colleghi youtuber lo chiedono sempre. In effetti è qualcosa che a voi non costa assolutamente nulla. Iscrivetevi al canale, ragazzi, perché in questo periodo sto conoscendo tantissimi di voi che ci seguono e la maggior parte non sono iscritti al canale. A voi non costa nulla e a noi ci aiutate a crescere, ed è qualcosa di importante per l'impegno che noi ci mettiamo. Quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi sempre. La fontana, eccola qua. Eccoci di nuovo in viaggio, salutiamo Venosa, 25 minuti e siamo a Palazzo San Gervasio. Rita ha controllato Palazzo San Gervasio e non c'è granché, quindi andiamo ad Acerenza a 46 minuti. Le foto di Acerenza ci ispirano di più. Noi non conosciamo questa zona, quindi guardiamo fotografie della città, quello che ci ispira visitiamo. Ci perdonino i cittadini di Palazzo San Gervasio. Cioè è molto caldo, dobbiamo visitare presto queste zone e andarcene al fresco, ragazzi. Ci dovete capire. Abbiamo fatto una piccola pausa, mi sono mangiato 5 polpette al volo. Sto morendo di fame, sono le 3 e non ho pranzato, ho mangiato 2 pesche. Quindi quarantina di minuti siamo ad Acerenza. C'è un parcheggio assolato dove parcheggiano i pullman. Rendetevi conto con queste temperature cosa deve essere. Quindi se anche ad Acerenza non riusciamo a parcheggiare, non c'è niente per noi, dronatina, vediamo Acerenza e proseguiamo. Un altro cartello che indica strada dissestata. Ma io dico, anziché mettere il cartello aggiustate la strada, no? Chissà da quanti anni è così.
Ragazzi, finalmente abbiamo trovato un bel posto dove dormire, dove poter cenare. Ceniamo in questo tavolo e dormiamo qui sotto queste piante. Guardate che bello. Adesso porto il camper, Rita mi tiene quel cespuglio e io entro qui e mi parcheggio proprio qui sotto e ce ne stiamo tranquilli una sera. Che ne dite? Vi piace? Questo è il nostro parcheggio per stanotte, non ci muoviamo più, abbiamo passato troppo caldo. Bel posto all'ombra, siamo a 1000 e oltre credo di quota, adesso ve lo dico. Stasera si dovrebbe star bene, posso anche riallenarmi perché non mi alleno da 3-4 giorni, c'è troppo caldo, impossibile. Qui abbiamo anche l'acqua, farla scorrere un po', vediamo se è fresca. Abbiamo magari anche acqua potabile fresca. Ho fatto un po' di pulizia del corpo, barba, capelli, peli vari. Adesso mi alleno, finalmente c'è già un po' di fresco. Poi ho visto le previsioni e dalle 9 comunque, quando inizia a scendere il sole, scendono parecchio le temperature sino a 17 gradi. Contando che in questi giorni non fa neanche a dormire dal caldo che c'è qui, dormiremo con il lenzuolino, addirittura la copertina. Dopo che mi alleno io, si allena anche Rita. Mi alleno qua dietro in quella panchina, così c'ho un po' di cemento sotto, mi posso attaccare con gli elastici alla panchina stessa e riesco a fare di tutto. Dopo che ci sarà un bel tramonto in questa vallata, magari facciamo anche una dronata di questo posto. Siamo a 850, 833, non me lo ricordo, e magari è bello. Ragazzi, finalmente un po' di fresco, sono le 7:30. Ho tardato perché sono passati una coppia, un ragazzo e una ragazza, abbiamo chiacchierato all'1, quindi ho iniziato un po' più tardi, però sono quasi a metà allenamento. Adesso c'è già una bella arietta, grazie a Dio, questa era d'incanto dopo. E poi mi lavo e lavoro un po' e si allena Rita. Oggi la mia postazione è una panchina, sempre palestre diverse, alberi, muretti, panchine, attaccata al camper. E adesso è l'ora anche di Rita, si allena anche lei, è la giornata giusta. Se non ci alleniamo oggi che c'è fresco, non ci alleniamo più. Rita finisce di allenarsi, Dado guarda qualche video, adesso apparecchiamo e ci facciamo una bella cenetta qua fuori, anche se presumo che sia pieno di zanzare. Mi sembra di vederne tantissime, però almeno ceniamo al fresco. Passo tutto insieme, piatti, posate, bicchieri, va bene? Poi cosa devo mettere? La situazione è questa, sono le 9:20, non abbiamo mai cenato così tardi, però c'è caldo, poi ci siamo allenati, abbiamo fatto un sacco di cose e quindi abbiamo fatto questo orario. Siamo fuori in questo bel tavolo, abbiamo la nostra super lampada fortissima, quindi stiamo alla luce. Certo, il camper avrei dovuto metterlo un po' più avanti, oppure dovevamo spostare questo tavolo, ma questo è tassellato. Questo albero. Comunque, buona cena. Però una bella cena qua fuori ci voleva. Bello, bellissimo. Proprio bello. Ci mangeranno un po' le zanzare, ma Probabile. Buongiorno a tutti amici. Sabato 15 luglio. Ci sono 23 gradi e 8. Le previsioni dicevano che a quest'ora alle 7:30 ci sarebbero stati 17 gradi. Hanno sbagliato di solo 6 e 8. C'è già caldo. Comunque siamo in un bel posto e adesso mangio e poi ve lo faccio vedere perché all'alba questo è un paradiso, ragazzi.
non c'è un filo di vento, non si muove nulla, ci sono le paleoliche in fondo immobili. L'ho aperto, sì. Cos'era successo? Hai difficoltà con il formaggio? Perché non ho fatto questa cosa più piccola. Adesso lo tagliamo. Beh, buon appetito allora amore, ci vediamo dopo e per una bellissima dronata. Che ne dici? Mi supporterai? Sì. Ok, dopo andiamo. E come da promessa, ecco la dronata. Beh, non è che dobbiamo fare dronate solo di posti di mare, solo di mare. Adesso vi faccio vedere anche un pezzetto degli Appennini. Ok, mettiamo le vette. Allora, c'è stato un piccolo intoppo, signori passeggeri, quindi vi informiamo che il volo da Doha avrà un po' di ritardo. Però si parte. Buon volo! Dronata fatta. E adesso lo rimettiamo in carica e mi metto a lavorare, che si sta ancora bene dentro il campo.